Salve gente, io sono Luca e questo splendido video è pensato per le persone che stanno imparando la lingua italiana. Più nello specifico, questo video è pensato per quelle persone che hanno già imparato l'italiano di base e vogliono migliorare il proprio italiano. Mi riferisco sia alle persone che stanno seguendo un corso di italiano, per esempio all'università oppure in una scuola di italiano, sia a quelle persone che vogliono imparare l'italiano da sole. Se avete voglia, provate a dare un'occhiata alla pagina del canale, così vi fate un attimo un'idea sul tipo di contenuti che pubblico. Se volete, iscrivetevi al canale così non vi perdete gli aggiornamenti. Detto ciò, in questo video volevo parlare di un errore veramente molto comune. Questo errore viene fatto veramente da tantissimi stranieri che studiano l'italiano. Penso che parte del problema stia nel fatto che questa cosa in realtà non viene spiegata tanto bene. L'errore riguarda due parole, la parola poiché e la parola perché. In particolare l'errore consiste nell'usare la parola poiché al posto della parola perché. Per curiosità ho dato un'occhiata su internet e ho visto molti video in cui questa cosa viene spiegata in modo piuttosto strano. Ho visto che spesso si dice che perché e poiché sono sinonimi, quindi che se uno vuole usare poiché può usare poiché, se uno vuole usare perché può usare perché. Ma il problema è che le cose non stanno esattamente così. Cioè fondamentalmente dire che perché e poiché sono sinonimi è come dire che tra una mela rossa e una mela verde non c'è nessuna differenza perché sono entrambe mele. In realtà, anche se queste due parole hanno un significato analogo, in determinati tipi di frasi bisogna usare poiché, in altri tipi di frasi bisogna usare perché. Vi faccio subito un esempio così capite. Prima vi faccio l'esempio della frase con perché. Non sono uscito perché pioveva. Ora proviamo a riformulare la frase usando la parola poiché. Adesso vi faccio un esempio del modo corretto di usare la parola poiché, cioè usando poiché come dovrebbe essere usata questa parola. Poiché pioveva, non sono uscito. Quindi in sostanza, come significato generale, queste due frasi, la frase col perché, la frase col poiché, hanno lo stesso significato. Non è che una frase vuol dire una cosa e l'altra frase vuol dire un'altra cosa. Vogliono dire la stessa cosa, c'è però una differenza molto importante, ovvero perché viene usato quando la frase causale, cioè la frase col motivo, segue la frase principale. Infatti nel mio esempio era non sono uscito perché pioveva, quindi c'è prima la frase non sono uscito e poi c'è perché e poi c'è pioveva, non sono uscito perché pioveva. Quindi l'ordine delle frasi è questo, frase principale perché pioveva. Nel secondo esempio invece il periodo è strutturato al contrario, cioè prima abbiamo la frase causale, poiché pioveva non sono uscito, quindi c'è prima la frase che indica il motivo e poi c'è la frase principale. Poiché pioveva non sono uscito. Quindi qual è la cosa che cambia? L'ordine delle frasi. A questo punto va detto che io non posso usare perché all'inizio del periodo, cioè io non posso dire perché pioveva non sono uscito. Questa frase è sbagliata, non si dice così. Quindi perché si può usare soltanto quando la frase causale segue la frase principale. Quindi non si può dire perché pioveva sono uscito. Ma questo non è l'errore di cui volevo parlare nel video, anche perché di solito non viene fatto questo errore. Di solito viene fatto l'errore opposto, ovvero gli stranieri che studiano l'italiano usano il poiché nelle frasi in cui ci vorrebbe il perché. Quindi dicono cose del tipo non sono uscito poiché pioveva. Allora, anche se questo non è un errore strettamente grammaticale, qualcuno potrebbe anche dire che non è un errore, il poiché usato in questo modo stona tantissimo nell'italiano contemporaneo, cioè questo
era il modo con cui ci si esprimeva nell'Ottocento. Il poiché usato al posto del perché è una cosa antiquata. Nell'italiano contemporaneo la stragrande maggioranza delle persone dice non sono uscito perché pioveva. Non dice non sono uscito poiché pioveva. Questa frase suona assolutamente antiquata, proprio lo stesso poiché è una parola, se vogliamo, antiquata. Cioè, in altre parole, quando io sento uno straniero che dice non sono uscito poiché, nel momento stesso in cui sento poiché, percepisco che sta usando una parola assolutamente fuori luogo, perché da un punto di vista grammaticale, ok, è giusta, però nell'Ottocento si usava poiché, adesso si dice perché. Nell'italiano contemporaneo il poiché può essere usato, ma solo come vi dicevo all'inizio, cioè all'inizio del periodo. Poiché pioveva, non sono uscito. Quest'uso è accettabile. A me comunque e a molte altre persone la parola poiché sembra una parola veramente antiquata, arcaica. Personalmente io non la uso mai, anche nelle frasi del tipo poiché pioveva, non sono uscito, io preferisco sostituire poiché con altre parole. Per esempio a me piace dire visto che pioveva, non sono uscito. Oppure dal momento che pioveva, non sono uscito. Anche se dal momento che è un'espressione più lunga, è comunque meno pesante, perché comunque la parola poiché ha un sapore veramente arcaico e antiquato. Il mio consiglio personalmente è di non usare la parola poiché in generale, sia per quanto riguarda l'inizio del periodo, in questo caso vi consiglio di dire visto che, oppure dal momento che, oppure considerato che. Personalmente la mia espressione preferita probabilmente è visto che, perché è anche la più breve. Ma soprattutto vi prego, vi imploro di non usare il poiché al posto del perché nelle frasi causali che seguono la principale. Quindi vi prego, non dite cose del tipo non sono uscito poiché pioveva, perché suona veramente come una frase dell'Ottocento. Cioè, in altre parole, se voi parlate benissimo l'italiano, ma poi mi mettete questo poiché al posto del perché, tutti si rendono conto che c'è qualcosa di strano, cioè che avete usato la parola sbagliata. Ma facciamo un altro esempio concreto. Sono tornato a casa perché stavo male. Come vedete qui io ho la frase principale, poi la causale e quindi ho usato perché. Sono tornato a casa perché stavo male. Quale potrebbe essere l'errore? L'errore potrebbe essere usare il poiché, cioè sono tornato a casa poiché stavo male. Come dicevo, da un punto di vista grammaticale, strettamente tecnico, questa frase sarebbe giusta, però suona come una frase veramente arcaica. Il poiché lo potreste usare nel caso in cui voi costruiate il periodo in modo diverso, cioè dovreste dire poiché stavo male, sono tornato a casa. Qual è la differenza? L'ordine delle frasi. Comunque, come vi dicevo prima, io non direi poiché stavo male, sono tornato a casa, perché in generale a me il poiché non piace, o meglio, non è che non piace, ma lo percepisco come una parola arcaica. Potete anche chiedere ad altri italiani, probabilmente vi diranno la stessa cosa. Quindi io invece di dire poiché stavo male, direi visto che stavo male, sono tornato a casa. Un altro esempio di frase che suona strana. Stasera devo tornare a casa presto, poiché domani mi devo svegliare alle 6. In questo caso bisognerebbe dire, sarebbe preferibile dire, stasera devo tornare a casa presto perché domani mi devo svegliare alle 6. Oppure facciamo un altro esempio di frase che suona strana. Guarda, ti aiuterei, ma non posso fermarmi poiché sono di fretta. Come bisognerebbe dire, non posso fermarmi perché sono di fretta.
Quindi per concludere abbiamo visto che in sostanza ci sono due parole, perché e poiché, che sono specializzate, cioè il perché si usa in determinati casi, il poiché si può usare in altri casi. Abbiamo visto che il perché si usa quando c'è la causale che segue la principale e non si può assolutamente usare quando c'è la causale che precede la principale. Assolutamente non dite perché stavo male, sono tornato a casa, perché questa è una frase sbagliatissima. Il perché non si può usare all'inizio di frase affermativa. Poi abbiamo visto che il poiché invece andrebbe usato all'inizio del periodo quando c'è una frase causale che precede la principale. Quindi abbiamo visto che il poiché andrebbe usato in una frase del tipo: poiché stavo male, sono tornato a casa. Oppure, poiché pioveva, non sono uscito. L'errore di cui ho parlato consiste nell'usare il poiché quando c'è la causale che segue la principale, cioè il poiché al posto del perché. Questo non è un errore in senso tecnico, grammaticale, ma un errore, diciamo, di stile. È un brutto errore di stile, perché comunque poiché, usato in questo modo, rientra nello standard dell'Ottocento, cioè nell'Ottocento le persone si esprimevano così, poi nell'italiano contemporaneo il poiché è rimasto solo come congiunzione all'inizio del periodo. Quindi nel caso del perché all'inizio del periodo è proprio un errore di grammatica, è proprio sbagliato, non si può fare, non va fatto, punto. Ma comunque vedo che non lo fa nessuno. Nel caso invece del poiché, quando c'è la causale che segue la principale, questo non è un errore di grammatica, in teoria si faceva così nell'Ottocento, adesso nell'italiano contemporaneo non si fa più così. Certo, potete farlo, la gente per capirvi vi capisce, ma comunque c'è questa sfumatura che vi ho detto, cioè sembra una frase veramente strana, una frase arcaica. Quindi in soldoni, cioè per concludere, per riassumere quello che ho detto finora, qual è il messaggio da portare a casa? È questo: non usate il poiché al posto del perché, se avete una causale usate il perché questo è quello che fa il 95% degli italiani. Se proprio vi piace la parola poiché, ricordatevi che propriamente andrebbe usata all'inizio del periodo. Vi ho anche detto che in generale a me il poiché non piace, anche in questi casi preferisco dire visto che, dal momento che comunque sono espressioni che non hanno questo sapore antiquato. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile. Detto ciò, non mi resta che salutarvi e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.